Ciao a tutti e benvenuti o benvenute sul nostro canale. Sono Laura di Classe Italiana e oggi vediamo insieme la parola molto. Ma perché fare un video su una singola parola? In realtà molti dei miei studenti durante le lezioni su Zoom mi hanno chiesto: ma Laura, perché qualche volta si dice molto o molta o molti o molte? Ci sono altre parole in sostituzione di molto? È possibile usare magari un vocabolario più ricco? Bene, seguite il mio video di oggi e risponderò a tutte le vostre domande. Iniziamo dicendo che la parola molto serve ad indicare una grande quantità generica e ha come sinonimi la parola tanto e parecchio. Il loro contrario invece è poco. Allora, tutte queste parole si comportano grammaticalmente allo stesso modo, quindi per semplicità io farò i miei esempi con la parola molto. Iniziamo con la prima funzione di molto. Molto può essere un avverbio, è una parola invariabile, quindi non cambia e serve a intensificare la parola che accompagna. Vediamo questi esempi. Esempio numero 1. Oggi ho studiato molto. Claudia è molto simpatica e Marco mangia molto lentamente. Come vedete da questi esempi, l'avverbio molto può accompagnare un verbo, come nel primo caso, può accompagnare un aggettivo, come nel secondo caso, o può accompagnare un altro avverbio, come nel terzo caso. L'unica cosa che cambia è la posizione di molto. Infatti, se vedete nel primo caso, quindi con un verbo, molto si trova dopo il verbo, negli altri due casi invece molto lo troviamo prima dell'aggettivo o prima dell'avverbio. Un'altra funzione di molto è quella di aggettivo. Deve accompagnare un sostantivo. In questo caso è variabile perché deve concordare nel genere e nel numero del sostantivo che accompagna. Guardiamo infatti questo esempio. A Roma ci sono molti monumenti, molte piazze, molto traffico e molta gente. Come vedete abbiamo usato la parola molto, molta, molti e molte e a seconda del sostantivo che accompagna deve concordare al femminile, maschile o singolare o plurale. Infine, molto può avere la funzione di pronome. Anche in questo caso deve concordare con il sostantivo che sostituisce, essendo un pronome, quindi sostituisce un sostantivo. Osserviamo questi esempi. Alla festa c'erano 100 invitati. Molti parlavano inglese. Qui la parola molti va a sostituire la parola invitati e dunque è al maschile plurale. Un altro esempio. Ho comprato una busta piena di caramelle. Molte erano alla fragola. La parola molte va a sostituire il sostantivo caramelle che è femminile plurale. Spero che la mia lezione su molto sia stata utile e non molto noiosa, ma se avete ancora molte domande potete prenotare una lezione gratuita con me. Trovate il link nell'info box qui sotto. Vi ricordo inoltre che c'è anche un'attività gratuita per praticare la lezione di oggi. Vi invito anche a seguirci sulla nostra pagina Facebook, Instagram e LinkedIn e ricordate di attivare la campanellina per non perdere le prossime video lezioni. Io vi saluto e vi ringrazio e vi aspetto alla prossima video lezione. Ciao da Laura di Classe Italiana.